voglio portarvi in un mondo per risvegliare la vostra immaginazione e per continuare a sognare. Sembrava tutto bello, tutto così magico, la principessa del castello, ciò che ogni bimba desidera, giocare, cantare, viaggiare, ballare, sognare le fiabe con te. Buongiorno bimbi, vi stavo aspettando, sono qui nel fantastico mondo di Meg e oggi vi porto nella fiaba di Pollicino. Presto bambini, sedetevi ad ascoltare. Una nuova favola Alessia sta per narrare. Questa è la storia di Pollicino, un piccolo bambino, ma con un grande destino. C'era una volta un boscaiolo e sua moglie che avevano 7 figli, tutti maschi. Il maggiore aveva 12 anni, il più piccolo 6 e si chiamava Pollicino. Eccomi qua, sono Pollicino. Sono delicato di salute, parlo poco e questo rattrista i miei genitori perché immaginano che io sia sciocco, invece penso di essere proprio furbo. Sono piccolissimo e, quando sono venuto al mondo, non ero più grande di un pollice, così cominciarono a chiamarmi Pollicino. Pollicino e voi tutti figliuoli, preparatevi, andiamo nel bosco a fare legna. Ma facciamo un passo indietro. Dovete sapere che la sera prima il boscaiolo e sua moglie avevano deciso in gran segreto di abbandonare i figli nel bosco, perché non sapevano come fare a sfamarli. Pollicino però, nascosto sotto una panca, aveva sentito i loro progetti. Subito pensò di correre ai ripari e mentre tutti dormivano si recò in riva al fiume e raccolse tanti sassolini bianchi. Il mattino dopo, l'intera famiglia di Pollicino era già nel profondo del bosco. Guarda come lavorano contenti e allegri i miei fratelli. Se sapessero quello che so io. Ed ecco il babbo e la mamma che si allontanano senza dirci nulla. Il boscaiolo e la moglie, infatti, se ne andarono di soppiatto e poi fuggirono per un sentiero nascosto. Ehi, ragazzi, non vedo più la mamma. Non c'è nemmeno il babbo. Saranno andati a far legna più in là, ma torneranno a prenderci presto. Facciamo in fretta a finire il lavoro. I ragazzi passarono tutto il giorno a raccogliere legna e quando scese la notte... Com'è tardi. Il babbo e la mamma non verranno più. Siamo perduti. Mamma, papà, aiuto! Venite con me, fratelli. Vedrete che riuscirò a riportarvi a casa. E come? Tu che sei il più piccolo? Seguitemi. Basta stare attenti, vedete? Ci sono questi sassolini bianchi che segnano la strada fino alla nostra casa. In effetti Pollicino riuscì a ricondurre i fratelli fino a casa, ma anche se il padre e la madre si mostrarono contenti di rivederli tornare, decisero che il giorno dopo li avrebbero lasciati di nuovo nel bosco. Pollicino però riuscì ad ascoltare i discorsi dei genitori. Anche questa volta dovrò agire con furbizia. Tornerò a raccogliere i sassolini bianchi per segnare la strada. Ma quella sera la porta di casa era chiusa con un catenaccio tanto pesante che Pollicino non riuscì ad aprirla e il giorno dopo... Pazienza, segnerò la strada sbriciolando il pane che la mamma mi ha dato per pranzo. Speriamo che gli uccelli del bosco non lo mangino.
E invece a mano che la famiglia si addentrava nel bosco e il bambino sbriciolava il suo pane, gli uccelli se lo mangiavano tutti contenti. Questa storia mi sembra di averla già sentita. Questa storia effettivamente l'abbiamo già sentita. Scusate, ma Pollicino è passato di qua e mi ha lasciato un pezzo del suo pane. L'abbiamo già sentita nella storia di Hansel e Gretel. Ma andiamo avanti. Così quella sera i 7 fratellini non trovarono più la strada di casa e si smarrirono davvero nel bosco. Per di più, all'improvviso, si scatenò un gran temporale e cominciò a cadere un torrente di pioggia. Pollicino si arrampicò su un albero per cercare di scoprire alla luce dei lampi la casa dei genitori. Vedi niente, Pollicino? Guarda bene in tutte le direzioni. No, ecco, c'è una grande casa laggiù, quasi un castello. Ha un aspetto che non mi piace, ma è l'unico rifugio. E i fratelli si diressero correndo verso la grande casa, dove abitava niente meno che un terribile orco. Quando i bimbi bagnati come pulcini bussarono alla porta, rispose dall'interno la voce di una donna. Era la moglie dell'orco. Chi è? Ecco, apro subito. Oh, misericordia! 7 bambini! Scappate in fretta! Questa è la casa dell'orco! Se vi vede, vi mangia in un boccone! Ma come siete bagnati? Forse mio marito non tornerà tanto presto. Venite dentro ed asciugatevi. Ecco qui vicino al fuoco. Poveri bambini. Grazie, signora. Voi sì che siete buona. Speriamo che vostro marito non torni per questa notte. Ah, che bel fuoco! Poveri fratellini. Non si erano ancora scaldati che... 4 colpi alla porta ho battuto. Sono qui fuori e sono tutto bagnato. Apri, moglie, mi voglio asciugare e un montone intero mangiare. Chi è? È l'orco. Presto, scappiamo. Già, ma dove? Di qua? No. Di là? Ah, di corsa! Mi hai pestato un piede. Io son l'orco della favola. Ho una pancia spaventosa e quando vado a tavola preferisco mangiar. Sì, mi piacciono i bambini tondi e piccolini. Mi piacciono fatti al forno, patate di contorno. Mi piacciono pure all'esso con salsa, lo confesso. Presto, nascondetevi sotto il letto. Qui vicino, qui vicino. Sento odore di bambino. Cosa noto? Cosa noto? Quest'odore accanto al fuoco. Che diletto, che diletto. Quest'odore è sotto il letto. Ah, eccovi, venite fuori, fatevi vedere. 7 bambini, come siete belli. Sì, ma sono anche magri. Non penserai per caso di mangiarli così? Hai ragione, brava moglie. Prepara subito una bella cena per questi piccoli. Sai bene che a me piacciono grassi. Va bene, marito mio, preparo subito. E poi dà loro un berretto da notte ciascuno e mettili a dormire. E dove? Non abbiamo molto posto. Nella camera delle mie figlie dilette. Dovete sapere che l'orco aveva 7 figlie ancora bambine. Non si può dire che fossero belle, anche se l'orco ci teneva che fossero molto eleganti. Egli le amava tanto e aveva regalato a ognuna di esse una coroncina, che portavano sempre in testa, proprio come delle principessine. E ora, bambini, non perdete di vista quelle 7 coroncine, perché Pollicino ha in mente qualcosa che salverà lui e i suoi fratelli. Infatti, quando tutti i fratellini furono sistemati in un grande letto, proprio vicino a quelle delle orchessine, egli, zitto zitto, si alzò. Adesso, piano piano, per non svegliare nessuno, scampio le coroncine d'oro delle orchesse con i nostri berretti da notte.
Posso anche sbagliarmi, ma di quell'orco non mi fido molto. I sospetti di Pollicino erano giusti, perché mentre suonava la mezzanotte, ecco arrivare l'orco ed entrare di soppiatto nella camera. L'orco toccò le teste dei fratellini e, sentendo che avevano le coroncine, li scambiò per le orchesse. Quindi passò all'altro letto. Si assicurò che quelli fossero i fratellini toccando i berretti da notte e, ormai sicuro del fatto suo, tagliò la testa alle 7 orchessine. Pensando di aver risolto il problema del pranzo del giorno dopo, l'orco si addormentò tranquillo, come se avesse fatto una buona azione. Dopo poco, Pollicino si alzò. Ecco l'orco che russa. Ciao brutto orco. Purtroppo avrai una brutta sorpresa quando domani andrai nella camera delle tue piccole orchesse. Andiamo fratelli presto e senza far rumore. Cavalchiamo il muro del giardino e scappiamo. Bisogna camminare in fretta. Quando l'orco si accorgerà di quello che è successo, ti inseguirà come un indemoniato. Un indemoniato? E che cos'è un indemoniato? Fratellini miei, io imparo tutto dai libri. Non sapete che i bambini che leggono molto imparano tante cose? Mi raccomando, bimbi, leggete anche voi. Ma sentite, l'orco ha scoperto le sue figliole morte e strilla tanto forte che lo si sente anche da qui. Che cosa ho fatto? Figlie mie, ho ucciso le mie piccole orchesse. È tutta colpa di quei bambini. Me la pagheranno e subito. Moglie, dammi gli stivali delle 7 leghe. Acchiapperò quei furfanti in un baleno. Presto, fratelli, rifugiamoci in quella caverna e speriamo che l'orco non ci scopra. I poveri bambini si nascosero nella caverna e Pollicino continuò a spiare le mosse dell'orco. Doveva essere veramente arrabbiato perché correva e cercava da tutte le parti, scavalcando montagne e attraversando fiumi con un solo passo, ma non riuscì a trovare i 7 fratelli. Alessia, bambini belli e buoni, avete visto Pollicino e i suoi fratellini? No, assolutamente no, io non ho visto nessuno. Finalmente, affaticato per il lungo cammino, sapete, gli stivali delle 7 leghe stancano molto. Si sdraiò per terra e proprio vicino alla caverna dove erano nascosti i bambini e lì si addormentò. Pollicino si accostò allora piano piano all'orco e... Pollicino, il piccolino, a questo punto cosa fa? Salta fuori e ruba all'orco gli stivali e là per là al suo piede, sconfatati, subito si adatteranno. E poi va, con gli stivali va, attraverso campagne e città, e poi va, con gli stivali va, alla casa dell'orco a bussare. Pollicino, con gli stivali delle 7 leghe, giunse dunque in un baleno alla casa dell'orco. Bussò e la moglie dell'orco venne ad aprirgli. Presto, signora, vostro marito è tenuto prigioniero da una banda di briganti che vogliono oro e pietre preziose per il riscatto. Mi ha dato i suoi stivali, vedete? E mi ha pregato di venire a prendere il tesoro che tenete nascosto. Se non lo porterò subito ai briganti, quelli ammazzeranno l'orco. Prendi, Pollicino, in questo sacco c'è un tesoro favoloso. Grazie, signora. E poi va, con gli stivali va, attraverso campagne e città, e poi va, con gli stivali va, e i fratelli a casa Pollicino riporterà. Quando il padre e la madre videro tornare a casa i loro figlioli con tante ricchezze, fecero loro una buonissima accoglienza e da allora il benessere e la felicità non mancarono in quella casetta. Finisce qui la storia di un piccolo bambino che si chiamava Pollicino
e insieme ai suoi fratelli vivono tutti felici e contenti. Beh, meno male che c'è stato un bel finale, perché all'inizio diciamo che i genitori di Pollicino non sono stati proprio bravi, ma Pollicino, anche se era molto piccolo, è stato grandioso. Ma Pollicino come faceva a mettere gli stivali dell'orco che erano tanto grandi? Gli stivali delle 7 leghe dovete sapere che sì, erano molto grandi se venivano indossati da una persona molto grande, ma diventavano piccolini, come Pollicino in questo caso, se il piedino era piccolo, quindi il problema non c'era. Ah. Hai capito? Sì. Bimbi, vi aspetto prestissimo nel fantastico mondo di Meg. A presto. Qualcuno ha visto il mio pane? Sì. Se l'hai mangiato Gretel stavolta. Sembrava tutto bello, tutto così magico. La principessa del castello, ciò che ogni bimba desidera. Giocare, cantare, viaggiare, ballare, sognare le fiabe con te. Come disse Peter Pan, non smettere mai di sognare. Solo chi sogna impara a volare.